Ecco come si presenta il vestito vaporizzato. Vi faccio vedere da vicino un punto semplicissimo, veramente molto molto bello. Questa è la parte finale, è un vestitino semplice con delle spalline larghe che può essere utilizzato sia come vestito per uscire ma anche come semplice copricostume. Vi faccio vedere il retro. Qui è come vi spiegherò poi nel video che abbiamo creato un po' questo affiancamento giusto a livello di vita, in modo da non renderlo giusto un sacchetto. Questo è il davanti, semplice, la spallina che abbiamo chiuso durante la lavorazione. Non ci sta altro da dire, spero che vi piaccia, è un filato veramente veramente molto molto bello e particolare, perché come vi spiegherò, scusatemi, durante il video, il filato è sfumato sì, ma ha questa, questa particolarità che crea queste fasce, queste strisce che come potete notare non sono tutte uguali, nel senso che variano, alcune verranno a tre strisce, altre a quattro, quindi non è monotono come filato e quindi come durante la lavorazione. Spero che vi piaccia, qualsiasi domanda potete contattarmi sotto al video oppure nel gruppo Creare con Katia Ale e ci vediamo al prossimo video tutorial. Grazie. Per la realizzazione di questo semplice abitino io ho utilizzato il Polinesia della Mistricò. È un 100% cotone mercerizzato, 100 grammi sono 330 metri. Può essere lavorato con i ferri o l'uncinetto del numero 3, 3,5. Io in questo caso utilizzerò l'uncinetto del numero 3. Allora, io lavorerò su una taglia 48-50 e su una circonferenza fianchi di 117 centimetri. Il multiplo che andrò a utilizzare per il punto è di 4 e avvierò una catenella di 192 punti. Questo cotone è veramente molto bello, quando lo si lavora rende tanto e le sfumature che ha rendono il lavoro molto particolare. Poi durante la lavorazione vi farò vedere. Quindi andiamo a vedere come si realizza. Io ho avviato la mia catenella, adesso la chiudiamo in cerchio, perché è una cosa che mi sono dimenticata di dirvi, che lavoreremo in cerchio e poi separeremo le parti. Quindi vado nella prima catenella iniziale, mi chiudo il cerchio con una maglia bassissima andrò a lavorare per il primo giro tutte maglie alte, quindi lavorerò una, due, 3 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta, poi andrò in tutte le catenelle successive a lavorarmi una maglia alta, così per tutto il giro. Termino il giro lavorando l'ultima maglia alta nell'ultima catenella e chiudendo con una maglia bassissima sopra la prima maglia alta ed ho chiuso il primo giro. Adesso lavoro una, due, tre, 4 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta doppia. Lavoro una seconda maglia alta doppia sempre nella stessa maglia di base e chiudo le maglie insieme. Poi lavoro
1, 2, 3 catenelle e nella stessa maglia di base mi lavoro nuovamente 2 maglie alte doppie lavorate e poi chiuse insieme nella stessa maglia di base. Quindi una, 2, e poi chiudo le maglie insieme. Quindi nella prima maglia alta del giro sottostante ho lavorato 2 maglie alte doppie lavorate e chiuse insieme, 3 catenelle, 2 maglie alte doppie lavorate e poi chiuse insieme nella stessa maglia di base. Adesso saltiamo 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. Nella maglia alta successiva lavoriamo nuovamente le 2 maglie alte doppie lavorate e poi chiuse insieme, quindi la prima, una, 2 e mi chiudo le maglie insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3, altre 2 maglie alte doppie lavorate e poi chiuse insieme nella stessa maglia alta, una e 2. Scusate, è scappato il filo. E chiudo le maglie insieme. Salto 3 maglie alte di base, nella successiva mi lavoro nuovamente le 2 maglie alte doppie lavorate e poi chiuse insieme, le 3 catenelle e altre 2 maglie alte doppie, così per tutto il giro. Termino il giro chiudendo l'ultimo gruppo di maglie alte doppie chiuse insieme e vado a chiudere con una maglia bassissima sopra la chiusura delle prime 2 maglie alte doppie. Qui con una maglia bassissima chiudo, poi lavoro una catenella che sarà la nostra prima maglia bassa, poi lavoro 1, 2, 3, 4 catenelle, vado nell'unione, non dove ho le 3 catenelle, ma bensì qui dove non abbiamo lavorato nessuna catenella di separazione, nell'unione tra il secondo gruppo di 2 maglie alte doppie e il primo gruppo di 2 maglie alte doppie del disegno. Vado qui e mi vado a lavorare una maglia bassa, poi lavoro 1, 2, 3, 4 catenelle, vado nell'unione successiva e mi lavoro nuovamente una maglia bassa e così per tutto il giro. Termino il giro lavorando le ultime 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e chiudendo con una maglia bassissima sopra la prima catenella che sarebbe la nostra prima maglia bassa del giro e chiudo in questo modo. Poi con una maglia bassissima vado al centro dell'arco delle 3 catenelle del giro sottostante, quindi prendo entrambe le catenelle, vado così, lavoro una maglia bassissima e poi lavoro 1, 2, 3, 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, lavoro una successiva maglia alta doppia e le chiudo insieme, poi lavoro 1, 2, 3 catenelle, doppio filo sull'uncinetto e lavoro sempre nell'arco di 3 catenelle del giro sottostante 2 maglie alte doppie lavorate e poi chiuse insieme, una e 2. Scusate, è scappato di nuovo il filo, quindi una e 2 e chiudo le maglie insieme. Poi doppio filo sull'uncinetto, vado nell'arco successivo delle 3 catenelle del giro sottostante e lavoro nuovamente le 2 maglie alte doppie lavorate e poi chiuse insieme, le 3 catenelle, 1, 2, 3, altre 2 maglie alte doppie lavorate e poi chiuse insieme,
e procedo così per tutto il giro. Poi il giro successivo lavorerò come il secondo giro, quindi la maglia bassa, le 4 catenelle e la maglia bassa. In effetti il disegno è composto solo da questi due giri e quindi dobbiamo arrivare sino all'altezza sopra, allora, come vi ho detto, scusate, mi sto impasticciando un attimo, come vi ho detto dobbiamo prendere la circonferenza dei nostri fianchi. Prendiamo la circonferenza dei nostri fianchi, poi lavoriamo in altezza con questi due giri sino a raggiungere l'altezza che vogliamo, ma dobbiamo arrivare sopra ai fianchi prima della vita, perché iniziamo poi a creare delle diminuzioni per fare il vestitino leggermente più affiancato. Quindi ci vediamo appena raggiunta la nostra altezza. Io ho raggiunto l'altezza dei fianchi nella lunghezza da me desiderata. Questo è come si presenta il filato Polinesia, che è sfumato sì, ma crea questa sorta di fasce che sono veramente molto molto belle. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo creare un po' di diminuzione, di affiancamento per la vita. Quindi dai nostri fianchi, dalla circonferenza dei nostri fianchi che abbiamo raggiunto la nostra lunghezza, dobbiamo creare un po' di affiancamento, quindi andiamo a diminuire delle catenelle fino a raggiungere il sottoseno. Cosa facciamo? Continuiamo con la lavorazione, però anziché lavorare qui, lavoriamo una, due, 3, 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia, lavoriamo una seconda maglia alta doppia e le chiudiamo insieme. Anziché lavorare le 3 catenelle come abbiamo fatto nei giri sottostanti, ne lavoriamo una sola e poi lavoriamo le successive 2 maglie alte doppie lavorate e poi chiuse insieme. E proseguiamo così per tutto il giro, mentre il giro dove dobbiamo lavorare la maglia bassa, le 3 catenelle e la maglia bassa, ne lavoreremo soltanto 2, così fino a raggiungere il sottoseno. Io ho raggiunto l'altezza del sottoseno, adesso continuo con la lavorazione aumentando però di una catenella, quindi vado nell'arco, chiudo con una maglia bassissima, lavoro 1, 2, 3, 4 catenelle che sono la nostra maglia alta doppia, lavoro una successiva maglia alta doppia, chiudo le maglie insieme. Se per pochi giri abbiamo lavorato una catenella di separazione, adesso ne lavoreremo due, quindi una, due catenelle, doppio filo sull'uncinetto, lavoro la prima maglia alta doppia e non la chiudo, lavoro la seconda maglia alta doppia, non la chiudo e poi chiudo le maglie tutte insieme. Successivamente vado nell'arco, lavoro nuovamente maglia alta doppia e non la chiudo, una seconda maglia alta doppia e non la chiudo, poi chiudo le maglie insieme, una, due catenelle di separazione e altre due maglie alte doppie lavorate e poi chiuse insieme. In questo modo abbiamo aumentato di una catenella e adesso lavoriamo tutto il giro. Termino il giro lavorando le ultime 2 maglie alte doppie lavorate e poi chiuse insieme e vado a chiudere con una maglia bassissima sopra la chiusura delle prime 2 maglie alte doppie. In questo modo lavoro una catenella che sarà la nostra maglia bassa e se nei giri precedenti abbiamo lavorato solo 2 catenelle, adesso ne lavoreremo 3, quindi 1, 2 e 3. Maglia bassa tra i gruppi di maglie alte doppie, 1, 2, 3,
maglia bassa nello spazio tra i gruppi di maglie alte doppie, e dovremo ripetere sempre questi 2 giri sino a raggiungere adesso il nostro sottobraccio. Quindi adesso dobbiamo arrivare qui sopra al seno e quindi sotto al braccio. Ci rivediamo tra poco. Io termino, allungo un attimo il filo perché ho raggiunto la misura del mio sottobraccio. Sistemo il lavoro, lo dovete dividere a metà, contate quante W avete. Io nel mio caso me ne trovo 48, ve lo scrivo, io mi trovo 48 V, le divido per 2, il davanti e il dietro, quindi 24 e 24, quindi faccio 23 davanti, 23 per il dietro e ne lascio una e una per il sottobraccio, quindi una e una sottobraccio per il sottobraccio. Quindi adesso vi faccio vedere, vado a contarmi le mie 23 W da qui, da dove inizia il giro, mi conterò le mie W. Se nel caso ve ne trovate una in più, naturalmente la mettete sempre sul davanti, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Nella W successiva io metterò un marcapunti perché non la vado a lavorare, quindi di conseguenza mi conto 23 W del lato opposto e qui finisce la mia 23esima. Qui vado a mettermi il successivo marcapunti perché non vado a lavorare in questo modo. Adesso dall'inizio, no, scusatemi, ho sbagliato, qui adesso continuo con la lavorazione da questo punto qui in giri di andata e ritorno, non più in tondo, da questo marcapunti qui a qui, quindi da qui a qui io lavorerò in giri di andata e ritorno sino a raggiungere le spalle. Io ho terminato, ho raggiunto l'altezza delle mie spalle e chiudo così e taglio il filo. Adesso giro il lavoro sul davanti e vado ad attaccare il filo qui nello spazio tra i doppi punti alti che formano il punto AB dopo aver messo il marcapunti. Quindi inserisco l'uncinetto nell'arco, estraggo il filo, lavoro 1 2 3 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia, lavoro la successiva maglia alta doppia e chiudo insieme le 2 catenelle, altra maglia alta doppia, faccio la seconda maglia alta doppia e le chiudo insieme, vado nello spazio accanto e ripeto il disegno, 2 maglie alte doppie chiuse insieme, le 2 catenelle, altre 2 maglie alte doppie lavorate e poi chiuse insieme,
in questo modo e lavoro per 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lavoro per 6 motivi. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arrivo sino a questo motivo qui. Termino di lavorare il mio sesto motivo a B con le maglie alte doppie ed ho lavorato i miei 6 motivi. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, volto il lavoro e procedo come da disegno. Lavoro le 3 catenelle, quindi 1, 2, 3. Adesso lavoriamo in giri di andata e di ritorno. Vado nello spazio tra le coppie del punto AB e lavoro la maglia bassa, poi 1, 2, 3 catenelle, maglia bassa nello spazio, 1, 2, 3 catenelle, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle, maglia bassa, 1, 2, 3 catenelle e vado a chiudere il giro con una maglia bassa sopra la chiusura delle 2 maglie alte doppie del giro sottostante. Qui lavoro la maglia bassa, volto nuovamente il lavoro con una maglia bassissima, vado nell'arco di 2 catenelle del giro sottostante, lavoro la maglia bassissima, poi lavoro 1, 2, 3, 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia, lavoro una seconda maglia alta doppia, chiudo insieme, 1, 2 catenelle e lavoro le successive 2 maglie alte doppie lavorate e poi chiuse insieme. E procedo così per tutto il giro, in giri di andata e di ritorno, sino a raggiungere l'altezza del nostro dietro. Io ho terminato, ho raggiunto la spallina all'altezza del dietro, adesso procedo con la cucitura. Cosa faccio? Giro il lavoro in questo modo e metto il dietro al rovescio, così faccio combaciare bene il lavoro. Adesso cosa faccio? Lavoro la mia catenella, vado nella parte opposta sulla chiusura delle doppie maglie alte in questo modo e lavoro una maglia bassissima. Poi mi lavoro le mie 3 catenelle come da disegno, quindi 1, 2, 3, vado nello spazio qui tra le coppie di maglie alte doppie e mi lavoro il punto basso come da disegno. Poi vado nel corrispondente spazio qui e vi faccio vedere meglio, scusatemi, vado nel corrispondente spazio qui e mi vado a lavorare una maglia bassissima, quindi inserisco l'uncinetto, estraggo il filo e lavoro la maglia bassissima. Lavoro nuovamente le 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nello spazio accanto, lavoro la maglia bassa, poi vado nel corrispondente spazio della parte opposta
qui e mi vado a lavorare una maglia bassissima. Nuovamente le 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa, nello spazio corrispondente al dietro la maglia bassissima e chiudo. 1, 2, 3 catenelle, la maglia bassa, nello spazio corrispondente del dietro la maglia bassissima. 1, 2, 3 catenelle, maglia bassa, spazio corrispondente la maglia bassissima. 1, 2, 3 catenelle, chiudo con una maglia bassa sopra la chiusura delle maglie alte doppie del giro sottostante e vado nello spazio corrispondente e mi lavoro la maglia bassissima. Lavoro una catenella e tiro il filo. Tagliamo ed estraiamo. In questo modo abbiamo chiuso la nostra spallina al dietro senza effettuare cucitura, ma solo seguendo la nostra lavorazione. Ecco come si presenta la spallina chiusa con il dietro, come se fosse un tutt'uno con la lavorazione del dietro. Allo stesso modo lavorate la parte opposta, tagliamo tutti i fili, una vaporizzata e vediamo il risultato finale.